Mondo, buongiorno! Abbiamo fatto un giorno di buco perché ci siamo lasciati che abbiamo lasciato la macchina in affitto. Ieri non abbiamo fatto grosse cose. L'unica cosa che progressi che abbiamo fatto, ho fissato i pomeletti nelle antine e le abbiamo fatto tutto il bordino, non so se si vede, di alluminio, perché dove l'abbiamo tagliata, soprattutto questo lato di qua, non era perfettissimo, anche questi, in modo che ora fanno una rifinitura più bella. Ma giustamente era un po' che noi cos'è che non facevamo, perché già un po' che ora non... beh, già un po' no, perché cioè, ci siamo andati un mese fa, e praticamente Bernice, tanto per cambiare, l'occhietto, quello che già chi ci segue a Genova eravamo andati dall'oculista veterinario di Genova qua, e ci aveva detto che aveva questa malattia in un occhio dopo le ulteriori urcere e via dicendo, però ultimamente era abbastanza stabile, nel senso sì, faceva tanto catarro, gli mettevamo la lacrimazione e via dicendo. Ieri pomeriggio abbiamo notato che gli si è gonfiato, quindi chiamiamo il veterinario e certo bisognerebbe fargli fare la visita dal nostro oculista per capire. Ora noi ci siamo attrezzati con quello che ci ha già detto il dottore di Genova per non farci spellare soldi, nel senso andiamo là con le carte in mano a dire il cane ha già questo, potrebbe essere che è peggiorato o quant'altro, nel senso che è inutile fare determinate visite che abbiamo già fatto avendo pagato anche tanti soldini, capire cosa si può fare. Ma per fare ciò, visto che il camper è qua fermo e via dicendo, bisogna andare a riprendere la macchina. Due soldi. Soldi per la macchina e soldi per il veterinario. No, non oso immaginare oggi quanto ci parte. Vabbè, quindi io mi sono già preparato, ho preso già il caffettino e sto aspettando il tizio che mi fa il favore che mi viene a prendere lui e non vado là con la bici, perché non ci dà più la Focus ma ce ne dà una più piccola perché la Focus l'ha affittata ad altri. Quindi vado con lui, mi lascia la macchina, torno indietro, poi vabbè a mezzogiorno, alle 10 dovrebbe venirmi a prendere, sono le 9:30, a mezzogiorno e mezza abbiamo un appuntamento col tizio, col veterinario, alle 12:30. 12:30, non Sì. 12. Direi che il tempo ce l'abbiamo. E niente, le cuscì. Coce preso, Volkswagen Polo, come quello che avevamo in Canaria. Consuma niente. Questo è il 1.400 turbo diesel 3 cilindri, consuma niente e va niente. Siamo passati da 480.000 km a 274.000, quindi la macchina è più nuova. Beh, il volante lo può dire più. Bon, ora andiamo un attimo qua dal Media World, Media Market che c'è qui a Micas. Occhio, fermati. Jessica butta il pattume e poi torniamo già che è presto perché sono le 10:30, a mezzogiorno e mezza abbiamo l'appuntamento col veterinario, quindi andiamo a fare una commissione e poi andiamo dal veterinario per Bernice. Allora siamo venuti al Media Market che c'è qua dove c'è il Decathlon e via dicendo, perché abbiamo trovato un articolo che ci interessa online. Però vieni qua nel negozio, Qua chiudono sempre di più. sì, e ci dice guarda, noi come Media Market non ce l'abbiamo, ma nel nostro sito ci ha appoggiato un negozio che la può vendere. Quindi gli ho detto però noi sì possiamo ordinarla, cioè la devi ordinare comunque online, però poi se c'è dei problemi noi non c'entriamo niente. Quindi poi Cioè perché dai un servizio a un terzo di vendere con voi, ma poi se c'è dei problemi voi non c'entrate niente? Allora la cerco da un'altra parte. devi fare la rotonda e tornare indietro. Ok. Quindi lo lasciamo come ultima spiaggia andare dal Media Market a ordinarla tramite questo rivenditore. Proviamo a vedere se la troviamo un po' meno in giro, perché su Amazon per esempio c'è, Però è 100 euro in più. 100 euro in più costa. Lo so. Però c'ho la garanzia che se nei 30 giorni succede qualcosa che fai la devoluzione senza problemi. Quindi, che poi non è neanche 100 euro in più. Sì. No, perché viene 5,80 e era 6,20, 6,30 mi sembra su Amazon. 40 euro di differenza forse. Bisogna riguardarci bene. Vabbè, guardiamo bene. Anche perché ora che giri... Vabbè, adesso andiamo giusto qua. Ora guardiamo questo che è vicino. Vamos!
Facciamo un ultimo tentativo qui a Fuengirola. Abbiamo parcheggiato nel parcheggio del Mercadona, che tanto poi prendiamo due cose, perché abbiamo trovato là nell'angolo un negozio che vende elettrodomestici. Vediamo, speriamo che abbia quello che ci serve a noi. Ultima speranza, l'ultimo a morire, dicono, no? Abbiamo fatto l'acquisto, ragazzi. Ma adesso sarà da ridere. Ora c'è da ridere. Ora abbiamo fatto l'acquisto, però ora ci sarà da ridere. Andiamo a ritirarlo più tardi, perché ora è ora di andare a portare Bernice dal veterinario, quindi prima facciamo le cose urgenti. Niente. Cosa abbiamo acquistato lo vedrete tra poco. Penso che qualcuno lo possa aver immaginato, Sì. Sì, chi ci segue che affiattatamente, vabbè, quello lì sì. Ci vediamo tra poco. Ora torniamo indietro, posiamo la spesa che abbiamo fatto al Mercadona già che c'eravamo e andiamo a prendere Bernice. Mortadellina presa, andiamo dal veterinario con questo occhietto. Monella. Vediamo se c'è ancora il cinghio. C'era un cinghialotto che era sdraiato che dormiva. Poverino, anche lui. No, sono tutti in piedi. Alzato. Non abbiamo niente, tanto vi dà le carote, non le mangiate. Boh, vabbè. Via. Andiamo dal veterinario. Niente. Sempre le stesse cose ci fai ripetere e sempre gli stessi soldi ci fai spendere. Monella. No, lo so. Alla fine stessa visita che abbiamo fatto a Genova. Non c'è la cremazione, c'è i peli che li nascono dentro. Sempre Che le stesse cose dicono. Però ora tanto cioè, quello che io dico, le abbiamo già provata sta cura, ma se non funziona. però noi abbiamo provata un mese e ha detto che devi provare che dopo 3 settimane inizia a fare effetto. Ci riproveremo. Cosa dobbiamo fare? Cerchiamo di essere molto più costanti, più precisi con tutto. Ora però dobbiamo andare da un altro veterinario e ritirarle, perché le fabbricano loro questi medicamenti. Almeno costa meno che prenderle in farmacia. Vediamo un po'. 8 km dobbiamo fare, sempre più verso Calaonda. Siamo arrivati nell'altra clinica, 8 km più in giù, e sono andato a prendere le medicine per Bernice. Una è una lacrimazione artificiale e una è una cloroxitina lì che conviene prenderla da loro che comprarla in farmacia, e 50 euro tutte e due e via. Niente, ora torniamo indietro perché ho lo stomachino che piange e già andare a fare la pappona, quindi direzione camper. Buona, siamo tornati in camper. Già. Devi tenere gli occhi aperti. L'abbiamo già perso, l'abbiamo. Tutta la mattina sveglia, figurati. Adesso. Ora ci siamo messi nel microonde le lasagne, quelle già pronte del Mercadona, che vanno bene per l'emergenza. Per l'emergenza, però. Quindi facciamo la pappotta e poi si riparte. Qua abbiamo fatto uscire anche Pippotto. Parte Beh, subito, non è che dici. Dici questo bambino Monnello. Ha mangiato le fragoline, pucci di fragoletta. C'è la mia fragolina. Via, mangiato abbiamo mangiato. Il caffettino l'abbiamo preso, ripartiamo, andiamo all'Obramat a prendere anche dei raccordi che mi servono per quella valvola elettrica e a prendere l'accessorio. Non lo sanno ancora cosa abbiamo preso. No. Lo vedrete dopo. Accessorio per casa. Per casa su 4 ruote. Quindi niente, ci vediamo tra poco, andiamo verso Benalmádena, verso Malaga. Il tempo oggi non è dei migliori, però tanto diversamente non si può fare. Allora, prima tappa, siamo venuti a prendere il pacco che abbiamo preso stamattina. Cosa sarà mai? Bella? Che carina. Eccola qui, la new entry in casa su 4 ruote. Finalmente. Lavatrice Candy, 5 kg, piccolina. Dove la metteremo non lo so, però no, già lo sappiamo, abbiamo già tutto in mente di come bisogna fare e cosa bisogna fare. Presto arriverà poi anche l'asciugatrice, ma prima dobbiamo aspettare il carrello per quello, perché tutte e due nel camper probabilmente non ci stanno, quindi bisognerà, l'asciugatrice metterà nel carrello, ma solo per un problema che rilascia parecchi vapori, umidità, e rilasciare umidità in camper non fa bene, quindi l'idea sarà di mettere quella nel carrello, anche se io non volevo perché diventa scomodo, però vedremo come studiarcela quando ci daranno sto benedetto carrello. Intanto anche meno pesante della lavatrice, perché la lavatrice pesa di più di un'asciugatrice. Siamo lì dentro, mi posso prendere uno stendino. Buona.
Quindi ora carichiamola e andiamo all'Obramat, che ci sta quasi senza neanche ribaltare i sedili. Noi abbiamo ribaltato tutto pensando che ma Sì. secondo me ci sta lì in piedi. Via. C'è la ruota sotto che non crolla. Sì. Allora siamo venuti a scaricare la lavatrice qui già al campeggio, così siamo vuoti e non c'è il rischio che la roviniamo nei viaggi, nelle strade facenti. Ora ripartiamo e andiamo all'Obramat. Bene, siamo arrivati all'Obramat, andiamo a fare le compre. Così poi abbiamo tutto il necessario, che è una riduzione per me che mi serve per poi mettere la lavatrice già che sono qua, una riduzione lì per una valvola elettrica che devo montare, 2 pannelli solari, un po' di robina, dai, i siliconi. Però conviene forse prendere Prendiamo questo. Dobbiamo esserci pannelli solari. Compra fatta, pannelli presi, riduzioni, cose varie, preso tutto. Ora dobbiamo andare a prendere dei terminali elettrici e poi i cosi, come si chiamano? capicorda. Il tubo. Il tubo, sì. Il tubo, questo, dell'acqua. Quelli disastrosi, Quelli che odio di più di tutti. E i terminali elettrici. Anche il tubo l'abbiamo preso che è laggiù. L'abbiamo trovato non da quello delle finestre ma dall'altro, da Caravan, quello che lavora solo con i camper nuovi. Però l'importante è che ho trovato quello che mi serviva. Ora andiamo a prendere i terminali. Un po' di terminali li abbiamo presi, ora bisogna montarli, questi terminali. Se no, cosa abbiamo presi a fare? Beh, tra un po' casa su 4 ruote, un po' tutto, vanno come il burro. Buona, ora possiamo tornare indietro, cosa c'era da fare? Direi basta. Il tubo l'abbiamo preso, raccordi, abbiamo preso tutto? C'è solo quello, ok. C'è da fare il lavoro. C'è da trabaccare ora, basta vacanza. Questa per me era la vacanza, pensate un po'. Altra tappa, prima di arrivare a casa andiamo a prendere dei pacchi di Amazon, così facciamo anche questo e poi direi, non lo so se devo andare a comprare 2 cose perché se poi Angelo c'ha da lavorare poi io a piedi mi mette male e quindi direi che forse andiamo a prendere 2 o 3 cosine, fare un po' di compere e poi andremo a casa. Dopo i pacchi, prima di rientrare, visto che io avrò un paio di giorni che non so quanto riuscirò a muovermi dal camping perché arrivano 2 mezzi da elettrificare, e siamo venuti al Carrefour a fare un po' di spesa, così facciamo un po' di rifornimento a casa su 4 ruote. Dopo andiamo a prendere il Christian a Benalmádena e facciamo un po' di spesa di carne alla macelleria, quella musulmana che ci piace tanto, e così abbiamo un po' di scorta per un po' di giorni se non ci possiamo muovere perché io lavoro. Allora, qui al Carrefour c'è in offerta la pasta Barilla, l'abbiamo presa, e anche questa qua che è del Carrefour, prodotto italiano. Poi abbiamo preso anche questi raviolini qua che li fa Jessica poi al ragù, che erano in offerta 2, la seconda unità costa meno, e tortellini di prosciutto per rifare il brodo la prossima volta. Ora prendiamo un po' di pomodoro, poi dobbiamo prendere la carta igienica e via. Buona Cico, anche la spesa l'abbiamo fatta. Direi che torniamo alla base, che è ora. Sistemiamo la roba, sistemiamo tutto e poi tra un po' ripartiremo. Bueno, oggi la giornata è stata abbastanza impegnativa, né Pippo? E tu te ne freghi, non hai fatto niente. Abbiamo messo le goccine ora anche a Bernice, abbiamo ripulito gli occhietti, Bernice, niente. Anche se c'ha gli occhietti puliti con le goccine, niente. Là abbiamo Jessichina, abbiamo fatto le 7:30 credo, cioè lo Snoopy. Ora si vede la lancettina, prima non si vedeva. C'avevo Snoopy che era completamente, che occupava le lancette e non vedevo che ora era. Comunque sono le 7:30, mezz'oretta e partiamo. Anche un quarto d'ora. Perché? Perché bisogna andare a prendere la carne. Vabbè, la carne chiudono alle 9. Sì, però non voglio neanche andare a mangiare. Vabbè, quindi, e poi ci mangiamo una pizza dallo sprizzone già che siamo a Benalmádena. Quindi oggi giornata dispendiosa è stata, abbiamo speso tanti soldi e finiamo col concludere di mangiarci anche una pizza questa sera. Però poi mi dicono che sono tirchi attaccati ai soldi, qualcuno. Ma come la canzone che ha fatto quel ragazzo napoletano: parlate, parlate, parlate di me, la vostra è solo invidia. E poi dice parole che non posso dire qua.
Pippo, cosa fai qua? È inutile che ti gonfi, lo sai che qua non puoi starci. Quindi niente ragazzi, stasera concludiamo la serata poi così, con la pizzetta. Però rimanete con noi che andiamo a prenderci un po' di carne dai musulmani e poi ci mangiamo una pizzetta col Christian. Siamo arrivati a Ben Almaden alla macelleria, sta anche piovendo. Ora vi faccio vedere il bancone di com'è la carne qua, che è uno spettacolo. Noi veniamo fino qui perché ci troviamo benissimo. Come la tagliano loro? Non la taglia nessuno, loro fanno tutto a mano. Tu gli chiedi le scaloppine, ti prende pezzi di carne tutta tagliata a mano. Ci ha fatto pezzi per il ragù, gli ossobuchi, per fare le scaloppine, per fare le milanesi e per fare il pollo. Prendi il pollo e te lo fanno loro a straccetti o a tire, come vuoi tu. Spettacolo, sono numeri uno. Ed eccoci qua, lo sprizzone col mini bro. Saluta mini bro, se no dicono che non ci sei mai. Buonasera. Ci mangiamo una pizzetta e così concludiamo la giornata con la spesa dei soldi oggi ultimata. Dopo anche i 75 euro di carne comprata, ma che quindi ne valgono tutto perché è buona, tanta, perfetta. Pizzetta arrivata, anche quella di Jessichina la chiattona e quella del mini bro con la rucola e la grana e la bresaola che un po' che non la mangiavo. Buona pizza a tutti. Come sempre io ho finito, Cristian niente e Jessica neanche, non ce la fanno. Bene, pizzetta mangiata, chiusi i conti per oggi, basta, non ne voglio più sapere. Torniamo a casa che è meglio. Tiriamo giù i conti? No, non tirano giù niente, tirano giù la macchina e andiamo. Siamo tornati in camper, dalla luce. Guardate fuori dal camper cosa ci abbiamo. Abbiamo adottato anche il cinghialotto. Vieni qua. Cosa fai? Ah, te ne vai? Non ti danno più niente, allora te ne vai, no? Guarda che sei. E quindi dopo che abbiamo... Occhio Bernice, amore. Dopo che siamo tornati in camper, Jessica si sta sistemando la carnina in frigo. Dopo che abbiamo dato a mangiare anche al cinghiale, al pappagallo, al cane, abbiamo messo le gocce a Bernice. Manteniamo tutti noi. Ora facciamo mezz'oretta di digestione e poi a nanna perché sono stanco. Stancano più ste giornate a me che quando faccio un impianto. Anzi, quando faccio un impianto mi rilasso in confronto. Quindi buona, ci potremo dare già anche la buonanotte. Vero Pippo che tu ti stai pulendo il dentino con lo stuzzicadenti? Diamo la buonanotte ai follower. Buonanotte a tutti, ci vediamo col prossimo episodio. Ciao ciao. Buongiorno mondo. Oggi nuova giornata, nuovo risveglio, sempre qua dal solito posto. E già, come dice Jessica, è già tanto che meno male che ci siamo svegliati. Io sono già in tenuta work progress. Andiamo a esaminare, andiamo ad non esaminare, a iniziare A eseguire un'elettrificazione di un Cartago motorhome, un Chic Line C-Turbo, cioè tutti quei nomi strani che non mi ricordo. Lo convertiamo a litio perché in più aveva già problemi elettrici, aveva un pannellino solare, l'anno scorso gli hanno cambiato le batterie, aveva una batteria GM, gli hanno detto che gli avrebbero messo le batterie Bernice AGM, ma gli hanno messo 2 batterie d'avviamento, loro si sono fidati, vabbè. Andiamo a eliminare tutto, rifacciamo tutto completamente in maniera Angelo, che già sapete come sarà. Vi farò vedere qualche scroccio dell'inizio, del durante, del dopo e della fine. E intanto poi lasciamo Jessica che mette a posto casa su 4 ruote e niente, ci vediamo tra poco. Siamo già operativi sul tettone del Cartago, abbiamo già piazzato il primo, ora seguiamo, abbiamo già pulito le 2 basi, 2 va al secondo, quello era già esistente e laggiù ce ne va un altro. Metteremo in coppia quei 2 e questi 2. Vamo, guardate i camperozzi che ci sono qua, poi ci sarà quel van, qui c'è il van della Carla, lì c'è l'altro da terminare, quelli pieni di pannelli sono i miei. E dopo i primi 200 watt anche gli altri 200 li abbiamo messi su. Ora andiamo a mettere l'ultimo laggiù. Anche l'ultimo l'abbiamo messo. Volendo avevamo ancora ulteriori spazi, ma per non complicare il tutto abbiamo deciso di fare 120, 120, 200 e 200. Quindi siamo a 600
40 watt totali. Direi che è già un ottimo traguardo in condizioni ottimali di sole. Un buon kilowatt di corrente lo tirano fuori, anche di più, quindi ci siamo, top. Ora, incollati, li abbiamo incollati, iniziamo a calare i cavi, a fare tutto quello che è la parte elettrica. Allora, tetto finito, abbiamo fatto la calata dei cavi, ora dopo vi faccio vedere la situazione iniziale e poi vediamo il dopo com'è. Andiamo Jessica cosa combina, che tanto devo prendere due cosine. Tu cosa fai? Lavori al computer? Sto editando. Bene, io prendo degli oggettini. Fatta tutta la calata, abbiamo fatto tutto, siamo qua. Abbiamo già posizionato i due regolatori, cioè il regolatore, il DC-DC, l'altro regolatore, le bus bar, e ora iniziamo a ricablare e ripulire un po' tutto, che c'è un po' di disordine e bisogna fare un po' in ordine le cose. Abbiamo mangiato e riprendiamo subito. Vi faccio vedere dove siamo arrivati. Abbiamo messo la bambina, il regolatore solare, DC-DC, tutti i vari fusibili, bus bar e l'altro regolatore. Quindi siamo al 98%, bisogna mettere ancora due USB nella camera da letto, fare tutte le varie impostazioni, settaggi e ci siamo. Vamo avanti cercando di finire prima di sera, così siamo perfetti. Siamo giunti al termine, il sole sta calando, ma abbiamo concluso tutto. Ora vi faccio vedere al lavoro terminato com'è la situazione. Allora, beh, sul tetto l'avete visto, i pannelli solari e via dicendo. Poi laggiù dietro il letto messe le USB là sotto, perché ce n'era solo una e non andava più, quindi messe USB normale e tipo C. E qua abbiamo il nostro lavoretto terminato, MPPT per il pannello esistente, quello aggiunto piccolo, quello grande, DC-DC, fusibile, etichette, tutto in ordine di marcia. Top number one, come sempre. Vamos! Ora c'è la parte più brutta, rimettere tutto a posto, ma mettiamo a posto senza problemi. Vamos! Concluso tutto, messi a posto anche gli attrezzi. Ci siamo dimenticati di portare la carrottina. Dov'è il carigno? Non c'è. Secondo me perché c'è freddo. Magari è freddo, se ne sta dentro. Io me ne sto dentro. Bellin. Che prende il freddo. Andiamo un attimo dall'Leroy Merlin, che devo prendere delle viti e delle rondelle che sono rimasto senza, e a ritirare i pacchi Amazon. Tappa all'Leroy Merlin fatta, però ho trovato solo delle rondelle, le viti che mi servono non ce l'avevano. Ora vado in una ferretteria qua dietro, sperando che sia ancora aperta, ma credo di sì, e vediamo se le troviamo lì. Rondelle prese e viti anche nella ferretteria. Poi ci siamo fermati a prendere un pezzettino di pane caldo dalla panetteria. Ora siamo a casa, mi faccio una bella doccia e poi ci vediamo per cena. È arrivata l'ora della cena, ma siccome la fame era brutta ce le siamo già sbranate. Jessica ha fatto 3 bistecchine alla milanese e ora ci stiamo mangiando un po' di fruttina, che male non fa. Un po' di frutta e un po' di carnina. E via. Oggi abbiamo fatto la pasta e stasera... Che pasta? I ravioli erano. I ravioli al ragù. Non erano malvagi per essere comprati i ravioli. Cosa fai? Sbucci lo spicchio d'arancio? No, perché c'ha una buccia spessa. Nada, sta mangiando. Cosa facciamo ora? Uscire, ora lo facciamo uscire. Sì. Se no non ci fa mangiare. Vabbè. Buon appetito. Buon appetito.